Prima di andare su Inter-Juventus c'è l'attesa, cresce spasmodicamente, se vogliamo. Oggi mi sono messo bello sul divano insieme alla cara manina, nonostante fosse San Valentino, perché sapete, l'hanno tirata così a lungo sta storia del San Valentino, la porti, invece a San Valentino si vede calcio, noi siamo uomini di calcio, qui piace il calcio. No, è inutile che fai che si tossisce. Calcio, e quindi è una giornata dedicata Tirchio. al pallone. Ha mangiato anche sushi a pranzo, quindi c'è poco da lamentarsi. Questo per dirvi che tra un po' registreremo anche la live reaction, quindi vi invito come al solito a iscrivervi al canale per non perdervi appunto i prossimi contenuti. In descrizione trovate gli altri profili, ovviamente le live su TikTok, c'è un po' di tutto, per cui mi raccomando, dateci un'occhiata. Grazie. Ora però voglio parlare delle due partite del pomeriggio che mi sono visto con enorme piacere, anche perché al netto poi del tasso tecnico, del livello, dell'emozione, due partite che secondo me ci dicono tanto. La Fiorentina, sempre quando trova un avversario dove non è costretta a fare risultato, la Fiorentina in qualche modo si sente libera e vince contro il Como. Il Como, ragazzi, oggi invece che è sta roba? Il Como invece oggi butta via un'occasione importante. Questa la devo dire, butta via un'occasione importante. Tra poco vedrete delle scene assurde, già vi avverto, perché sapete, con una vittoria avrebbe in qualche modo tallonato Roma e Juventus, perché oggi appunto Inter-Juve, domani Napoli-Roma, e per come era un'occasione ghiottissima che oggi butta praticamente all'ortiche. È vero, veniva da una vittoria di Coppa Italia, senza ombra di dubbio, per cui magari il mood, sai, i giocatori si sono fatti trascinare. Ciao Damià, ah Lazio tua, Sto parlando del due Como, coppette Damià, ciao. ma perché devi fare queste cose stupide, queste dissing, queste sciocchezze? Vabbè, tra un po' parleremo della Lazio-Atalanta. Ma andando sul Como, perché ripeto, oggi mi aspettavo, o meglio, in realtà in passato quante volte vi ho detto il Como sta facendo grandi cose, però onestamente ancora quest'anno non mi sento che lottino per la Champions, ecco, perché se devi lottare per la Champions oggi il risultato lo devi portare a casa. Invece una squadra che ha creato anche poco. Andiamo alla stella, Nico Paz è praticamente spento, il giocatore che secondo me è stato più temibile ancora una volta Baturina con quel suo esternone, però ha trovato anche una Fiorentina, ripeto, oggi con più voglia. Oggi è una Fiorentina che ha detto questa è un'occasione che non mi voglio lasciar sfuggire dalle mani, e infatti si porta in vantaggio. E poi non se lo lascia sfuggire, questo è importante. Bravo Fagioli, ancora una volta un gol importante. Sì, assolutamente. Poi sapete benissimo i rigore che possiamo stare qui a parlarne di quanto vogliamo, ma con il regolamento di oggi, quello era sacrosanto. Mo devo parlare un attimo, fammi finisci di parlare del Como, poi ti chiamo io quando magari dobbiamo parlare da Lazio. Dai, che se no viene un video di 10 minuti, 15 minuti e dobbiamo andare a guardare Inter Juve. Scusate queste parentesi davvero di poco valore. E dicevo, quindi per il Como male, bene la Viola perché ripeto, quella di oggi è una vittoria importante, perché se continui a perdere punti no, il Lecce che comunque aveva fatto risultato nell'ultima gara, per cui ora serviva una sterzata ed è arrivata. Come al solito c'è stato un po' il neo, l'autogol di Parisi, che poteva un po', no, come al solito, mettere tutto in discussione, invece l'ha portata a casa, quindi c'è anche crescita in questo senso. Magari c'è ancora l'errore in una partita dove, ribadisco, nel secondo tempo c'è stato quel mucchione da, se non sbaglio, calcio d'angolo, palla inattiva comunque, dove poteva segnare il Como. Per il resto, ripeto, la Fiorentina ha tenuto assolutamente botta, nonostante, ripeto, lo scivolone del 2-1. Poi fatemi dire, ho trovato molto antipatiche da un lato e dall'altro tante sceneggiate, questo lo devo dirle. Le sceneggiate
alla Mastromino, se vogliamo, davvero veramente di basso valore. Parisi che si butta a terra, lo stesso Morata dall'altro lato provocato, poi si butta a terra, i giocatori del Como che in aria, penso a Jesus Rodriguez o come si chiama, quella è simulazione, perché lui si butta a terra e protesta anche, quelle sono simulazioni e vanno punite, almeno non gli hanno dato rigore, già è una roba, ma quelle cose vanno assolutamente punite. Spero che si migliori in tal senso. Ribadisco, vittoria importante per la Viola. E adesso switchiamo su Lazio-Atalanta, poi se vorrà intervenire anche Mastromino. Io non ho capito, c'è questa faida contro i laziali, perdonatemi cari amici biancocelesti, che tra l'altro abbiamo sempre trovato un buon confronto, lui è fatto così. E io partirei dalla Lazio, che comunque al netto del risultato, poi ci arriviamo all'Atalanta. L'Atalanta è quella che ancora una volta si conferma la squadra che avendo adesso un'ottima gestione, li stiamo vedendo i valori della Dea, una squadra che può far male a chiunque. Io continuo a vedere una Lazio comunque agguerrita, nonostante lo stadio vuoto, nonostante tutto, una squadra che certamente è con l'allenatore, una squadra che, ribadisco, anche oggi, poi vai sotto perché, come dicevamo prima, ci sono questi episodi ormai in aria, se tu hai il braccio scomposto è rigore e non c'è nulla da fare e si mette un po' così la partita, ma secondo me la Lazio ha comunque giocato alla meglio. La Lazio stasera ha trovato Capuccione. No, queste parole no, su YouTube e Facebook non dici queste cose, queste scemenze. No. Vuoi dire qualcosa sulla Lazio? Come hai visto? Sta vibrando, mica si è staccato. Vuoi dire qualcosa sulla Lazio? Che poi parlo dell'Atalanta. Mi dispiace, ma sono contento perché purtroppo questa è la fine che faranno anche loro stasera. Sì. Alla fine la Lazio. La Lazio mia. Perché ce l'hai con la Lazio? Perché ce l'hai con la Lazio? No, non ce l'ho con la Lazio. No? Essendo che c'è un laziale sfegatato che mi dà fastidio, ce l'ha con i napoletani, io ce l'ho con la Lazio. Vabbè. E andando invece sull'Atalanta, la Lazio si riassume anche un po' nel finale quando, sì, forse c'era fuorigioco se non sbaglio, ma poi tra Ratkov e lì non sono riusciti. 2 polpette, comba! Ma basta. Non si è riusciti a concretizzare ma sono un po' manchevoli. Invece dall'altro lato c'è tanta qualità. Cioè l'Atalanta, ragazzi, oggi considera che l'Atalanta sta senza De Ketelare, ha venduto Lookman e non c'era Scamacca. Oltre a Retegui che l'abbiamo detto, non che l'abbiamo detto, lo sappiamo che è partito all'inizio. Quindi praticamente ci stanno le seconde linee e comunque sono super pericolosi. Per favore falli abbassare il volume. E quindi questo è il discorso. È una squadra che comunque Zaleschi, ragazzi, avete visto? Giocatore che comunque è capace di avere balistica. L'Atalanta, ragazzi, poi le scelte di Palladino, dopo 20 minuti ammonito, vede spaesato Anor, lo toglie, mette Kolasinac, anche per dare un segnale ai compagni, l'importanza della gara. Ragazzi, questa è una squadra che non mi ricordo se l'ha presa al 13° posto, non sbaglio, oggi è sesta, oggi ha superato il Como, cioè la squadra di Palladino ha superato il Como, è vero, ha una partita in più, però se continua così è una squadra che per quest'anno purtroppo per loro non lottano per la Champions per il solo fatto che hanno avuto un inizio ad handicap praticamente, altrimenti l'Atalanta, come ho già detto più volte e come sapete benissimo, è una squadra che proprio per qualità, per argomenti ha molto di più rispetto alle altre, con Palladino lo sta dimostrando, senza se, senza ma, perché poi c'è un portiere che fa la differenza e i portieri sono importanti, perché nel momento di difficoltà avere Carnesecchi che sul Snosles te la para, è vero che poi la Lazio ha colpito anche il palo, però portare gli episodi dalla tua lo puoi fare quando hai materiale a disposizione e l'Atalanta lo sta mettendo in campo. Va bene, signori, forse non andate anche un po' troppo lungo, vi abbraccio e vi ringrazio, vi aspetto quindi dopo per intervento, scusate le chiacchiere, scusate tutto, sì, spolliciate, fate un po' quello che vi pare, grazie, un grande abbraccio, Teneschio.